Care mamme e cari papà, in questo video Guglielmo vi spiegherà che cos'è per lui la rete, come l'ha scoperta e quali sono i vari vantaggi e svantaggi. Gli cedo la parola. Ho scoperto il web all'età di 6 anni, quando vedevo mio padre utilizzare il computer e navigare sul web. Non sapevo cosa stesse facendo e la mia curiosità aumentava di giorno in giorno. Gli chiesi che cosa stava facendo e lui mi spiegò che stava utilizzando il computer e comunicando con tutto il mondo. Io non avevo capito molto bene, ma piano piano mi ha spiegato internet e adesso capisco qual è il suo utilizzo e che cosa serve. Oggi io e i miei coetanei non sfruttiamo completamente le potenzialità di internet, ma spesso giochiamo e chattiamo tutto il giorno. Nel web si potrebbero fare cose più utili, per esempio fare ricerche per conto proprio, non soltanto quando vengono richieste a scuola. Nel web ci sono dei lati positivi e dei lati negativi. Si possono mantenere i contatti con amici magari lontani, per esempio io ho un amico in Argentina che vedo solo durante l'estate e riesco a comunicarli anche durante l'anno. Un altro vantaggio è che si possono vedere o acquistare prodotti non originari della propria zona, per esempio la matrioska in Russia si può acquistare senza andare in Russia. Un altro pro è che si possono conoscere nuove idee e far conoscere le proprie. Si possono scoprire anche eventi molto interessanti vicino a casa propria che magari non vengono pubblicizzati al di fuori del web perché è troppo costose le pubblicità. Un lato negativo del web è il cyberbullismo, cioè si ricevono molestie da chi non si conosce, ma basta accettare solo persone che si conoscono. Se si subisce un abuso si può segnalare. Il negativo è la dipendenza dal computer, infatti molti genitori, compresi i miei, limitano l'utilizzo del computer. I miei genitori mi concedono soltanto un'ora al giorno per utilizzare il web. Un altro lato negativo è che quando si fa un errore pur banale rimane appeso nel web per anni e può essere accessibile a tutti. Come vi ha spiegato Guglielmo, sicuramente sono tanti i lati positivi e i lati negativi della rete. Indipendentemente dalla nostra volontà, penso che arrivare prima o poi a contatto con questo strumento faccia parte del futuro dei nostri figli, quindi anche se la scuola può essere carente, secondo me fa parte del nostro dovere di genitori cercare di farli avvicinare nel modo migliore, soprattutto mettendoli in guardia sui possibili rischi. Sicuramente i rischi sono tanti, esistono, ma esistono anche camminando sul marciapiede, e come noi ci preoccupiamo di dove attraversano i nostri figli, credo che faccia parte anche del nostro dovere di avvicinarci lentamente e soprattutto supportarli in ogni tipo di scelta e in ogni tipo di passo sulla rete. L'obiettivo di queste pillole è anche potervi spiegare qualche piccolo strumento per riuscire a fare un utilizzo, anche se non l'avete mai fatto, delle cose che i ragazzi della loro età utilizzano volenti o nolenti. Visto che comunque il divieto a priori non genera mai nulla di positivo, anzi funziona come stimolo per ragazzi e adolescenti, credo che la soluzione migliore sia aiutarli ad avvicinarsi a questo strumento con la guida dei genitori, illustrando quali sono i lati positivi e negativi della rete con il supporto di un adulto.